Bella Nuggets, ho seguito i vostri consigli che ho letto nell'ultimo video e oggi vi porto 10 film sci-fi più uno, poco conosciuti ma che valgono tutto il vostro tempo. Hier spricht das Siegfried-Flottenflaggschiff Tannhäuser. Wir haben den Orbit erreicht und sind bereit für den Start der Walküren. Deckschiff einrichten, bereit für Abflug. Partiamo col trash. Nel 1945 gli ultimi gerarchi nazisti riescono a fuggire su una base segreta costruita sul lato scuro della Luna. Da lì, per oltre 70 anni, lavorano nell'ombra facendo prosperare il Quarto Reich, aspettando però il momento opportuno per invadere la Terra. Ma un astronauta afroamericano viene inviato in missione vicino alla loro fortezza. Con zeppelin spaziali, dischi volanti a forma di svastica e un claim imbattibile, Iron Sky è una parodia esagerata che gioca con la fantascienza classica, la politica moderna e un budget da B-movie. Nessun tema è off limits. Presidenti degli USA, social media, guerre di pace e persino gli ideali hollywoodiani. Satira comune a un altro film, però molto più riuscito, che approdò qualche anno dopo, nel 2015. Lo zio Adolfo non si suicidò nel famigerato bunker. Utilizzò invece un varco spaziodimensionale che lo fece sparire nel nulla. Arrivato ai giorni nostri, scopre che il multiculturalismo tedesco è ancora una questione spinosa, ma i suoi saldi valori sono più che mai attuali e pronti a spopolare in questo mondo lassista. Diventato un caso mediatico, nessuno crederà al suo ritorno e inizieranno a idolatrarlo come il nuovo talento comico. Cinema, film e televisione saranno solo il primo passo per il suo ritorno in politica. Un film che ebbe un buon successo, tanto che nel 2018 il nostro cinema decide di farne un remake cambiandone il protagonista. In cui Roma aveva Cesare, Virgilio ed Augusto. Это не Земля, это другая планета. Такая же, как Земля, но не догнавшая ее лет на 800. Подобных планет было несколько, это было поближе и поменьше. Avete presente i mattoni di padri polacchi, tanto cari a Nuti ed Aldo Giovanni e Giacomo? O il cinema russo accennato da Fantozzi? Bene, fondeteli assieme e preparatevi a martellarvi le palle per uscirne migliori. Una civiltà medievale non ha raggiunto l'illuminismo perché rifiuta categoricamente ogni forma di conoscenza. Ma le pire non si accendono solo per i libri, sono soprattutto i pensatori troppo intelligenti ad alimentare i barbecue. Ma Brando ha quello che vogliono le piante, agli elettroliti. Uno scienziato terrestre viene mandato con una nave spaziale per osservare e documentare questo mondo alieno. Assumendo l'identità di un nobile locale, sarà costretto in un inferno di fango, sangue, ignoranza e merda vera. Non finirò in galera, fritruzze baldassi! Dovendo seguire la prima direttiva della flotta interstellare di Star Trek, la linea tra osservatore e parte in causa si farà sempre più sottile, mentre la follia di questo mondo lo inghiotte definitivamente. Girato in un bianco e nero, sporco, viscerale e opprimente, Hard to be a God non è solo un film, è un'immersione totale nell'horror delle barbarie umane. Su IMDb arriva un 7.4 e molto è dovuto alla sua provocazione filosofica ed estetica che ti chiede: se fossi un dio tra le bestie, saresti davvero diverso da loro? No, non toccarmi! Cassius Cash Green è un ragazzo che vive in un garage e trova lavoro come centralinista in un call center. All'inizio della carriera arranca pesantemente e tutti gli chiudono il telefono in faccia. Ma questo cambia quando un collega anziano gli svela il trucco: usare la sua voce da bianco per vendere di più. Senti, così, giovane. Ehi, signor Kramer, sono Langston della Regal View. Da lì la sua carriera decolla e più guadagna, più il mondo intorno a lui si fa distorto e contorto. L'azienda per cui lavora ha legami con la società Worry Free, una soluzione che offre ai propri dipendenti vitto, alloggio e contratti a vita, in cambio della soluzione a tutti i loro debiti. I più fortunati, però, finiscono anche come soggetti per un esperimento genetico che ci dimostra quanti cavalli siano delle persone orribili. Assassino! Diretto da Boots Riley, Sorry to Bother You è un film che sfugge a ogni etichetta, folle, coraggioso, intelligente e con delle belle scelte stilistiche. Ha solo un grande difetto: perde tutta la sua forza verso il finale. Forse, ahimè, un film troppo lungo. Ciao, Harry.
Ti ricordi come sei arrivato qui? Vi ricordate la scena soggettiva del film di Doom? Una pellicola che avevo dovuto inserire nello scorso video, ma che non è arrivato al taglio finale. Però veniamo al primo film registrato completamente in prima persona. Immagina di svegliarti senza memoria, con un corpo ricostruito a metà e qualcuno che ti dice che sei stato riportato in vita. Non hai più una voce e ti chiami Henry. Tua moglie è stata rapita da un folle con dei poteri telecinetici e un'armata di mercenari senza fine è sulle tue tracce. Hardcore Henry ti catapulta in un'ora e mezza di cavalcata tra sparatorie, combattimenti corpo a corpo e inseguimenti su ogni mezzo possibile, dove la trama si china un folle susseguirsi di action preso direttamente da una Real Tournament o Quake 3. Il film rompe le regole del cinema tradizionale d'azione e le riscrive con un'idea folle. E è un tipo di film che o lo odi o lo ami. Il suo 6.7 su MDB è dovuto anche a un grandissimo Scialto che appare in 1000 versioni di se stesso durante tutto il film. Non quel capolavoro generazionale che avrebbe cambiato il cinema, come recitava il trailer, ma tutto sommato un esperimento piacevole. Vomito da found footage a parte. Alzi la mano destra, prego. Giura solennemente di rispettare la normativa del codice 7286 dell'ATI. Lo giuro. Lei sa che una deviazione dai parametri della sua missione causerà l'immediata corte marziale e, se condannato, la morte per iniezione letale. Lo so. Grazie, signore. Nuggets, questo film è uno dei più grandi mindfuck mai realizzati. È un labirinto temporale che sfida ogni logica, una storia che si piega e si avvolge su se stessa fino a portarti a dire: ma che cazzo stai a dire? Seguiamo un agente temporale interpretato da Ethan Hawke e incaricato di fermare un misterioso terrorista noto come il Fizzle Bomber. Durante la sua missione sotto copertura incontra un'enigmatica figura che si fa chiamare la madre soltera. Racconta una storia incredibile, quella di una ragazza cresciuta in un orfanotrofio, reclutata da un programma segreto, tradita, trasformata. Tu devi solo star zitto e non rompere i coglioni, hai capito? Più ci si addentra nel racconto, più il confine tra cacciatore e preda, tra passato e futuro, man mano si dissolve, fino a un finale che mi lasciò senza parole. Non voglio dirvi oltre, se non che il suo 7.4 su MDB è assolutamente meritato. Io ho occhi ovunque. Da qui ne posso vedere solo uno. Figlio di puttana! Siamo alla fine del XX secolo, il mondo intero è sconvolto da esplosioni atomiche, gli oceani sono scomparsi e le pianure hanno l'aspetto di desolati deserti radioattivi. L'acqua è il bene più prezioso, tuttavia la razza umana era sopravvissuta e insieme a lei gli anni '80. Un ragazzino solitario, noto solo come The Kid, sopravvive scavando tra le rovine e leggendo dei vecchi fumetti. Ma quando incontra Apple, la sua vita cambia per sempre e così si trasforma da giovane sognatore a improbabile giustiziere, dopo aver indossato un'armatura ultra tecnologica del passato che lo fa somigliare sempre di più al suo supereroe preferito, Turbo Rider. È pronto a sconfiggere il crudele despota locale, Zeus. The Turbo Kid Rider, mettendo un po' insieme i nomi, si lancia così in un'avventura iperviolenta per salvare la sua Apple contro un esercito di psicopatici che frullano uomini per strizzarne fuori l'acqua dai corpi. Tra BMX, gore e splatter esagerati c'è solo un synth ultra mega anni '80 e una costumistica degna dei cattivi Kenshiro. Così questa pellicola, che è un buon film di 90 minuti con un onesto 6.7 su MDB, riesce a mescolare un Mad Max con i cartoni della nostra infanzia. Guarda qui. Che cosa vi eravate fumati? Dove il tuo telefono? tanto tempo Oh fa. mio Dio, è successo anche al mio telefono e lo stavo solo tenendo in mano. La stessa identica cosa. Quindi il telefono non funziona a nessuno, vero? Ho controllato, ma mio immagino no, che neanche il stanza. mio funziona. Perché devi chiamare tuo fratello? Niente, sta bene, è solo che... Conosci Brian, frequenta tutti quei fisici teorici, quegli scienziati, no? Niente internet. No. Una cena tra amici, una cometa che passa nel cielo e la realtà che comincia a sgretolarsi. Serve altro per un film? Tutto inizia come una serata tranquilla in compagnia. Una cena e 4 chiacchiere, ma quando saltano le luci e tutte le connessioni con il mondo si perdono, qualcosa cambia. Non è facile guardare in faccia la trasformazione.
Senza grandi effetti speciali né spiegazioni forzate, veniamo intrappolati in un labirinto psicologico dove i protagonisti cercano di comprendere che cosa stia accadendo. Tensioni sopite riaffiorano, segreti vengono a galla e il multiverso esige un posto a tavola. Girato quasi interamente in una sola casa e con un budget minimal, Coherence è un gioiello della fantascienza indipendente, con un grassissimo 7.2 su IMDb, inquietante, intelligente, con un buon ritmo, per me se la gioca con un uomo che venne dalla Terra e con 12 Angry Men. Per quel genere di film registrati in una stanza, con dei grandi attori e una trama solida come quella di Manuel Casto. C'ero anch'io. Stem, puoi subentrare. Salve! Una corsa brutale e adrenalinica nel futuro prossimo, dove l'evoluzione umana passa per gli impianti cibernetici e i coprocessori neurali del manuale di Cyberpunk. Gray Trace è un meccanico che vede la sua vita distrutta in un istante. Un'aggressione brutale lo lascia paralizzato. E non contenti, gli assalitori gli ammazzano pure la moglie. Quando tutto sembra perduto, un misterioso inventore gli propone di impiantargli lo STEM, un'intelligenza artificiale sperimentale capace di restituirgli il controllo del suo corpo. Ma STEM è più di una semplice protesi, è una voce fissa nella sua testa che gli insegna il Kung Fu. Dimostramelo. Spinto dal desiderio di vendetta, Gray si addentra in una spirale di violenza che lo porta a scoprire un complotto inimmaginabile. Man mano che ChatGPT prende il controllo, la linea tra l'uomo e la macchina inizia ad assottigliarsi. Diretto dal regista di Saw e Insidious, Upgrade è un mix perfetto tra cyberpunk, body horror e un thriller d'azione, con un grande ritmo e un grasso 7.5 su IMDb. Ok, scendiamo alla prossima fermata e poi capiamo che sta succedendo, ok? Questo non è mio. Guardami, vedrai che andrà tutto bene. Quanto contano 8 minuti? Il capitano Colter Stevens si risveglia improvvisamente a bordo di un treno, ma nel corpo di un altro uomo. Non capisce dove si trovi, né come ci sia arrivato, e chi è questa donna davanti a lui. Prima che possa iniziarsi ad orientare, il treno esplode. Colter così si risveglia nuovamente in una capsula tecnologica, informato da un agente speciale, che è parte di un esperimento chiamato The Source Code. Una tecnologia sperimentale che gli permette di rivivere gli ultimi 8 minuti di vita di un'altra persona. Il suo compito? Scoprire quanto più possibile su quanto è accaduto su quel treno, per identificarne il responsabile e prevenire un secondo attentato. Ma più Colter esplora il mistero, più la trama si infittisce. Chi era davvero l'uomo in cui è intrappolato? È tutto solo una simulazione? E perché alla fine ho inserito i primi 2 film di Duncan Jones in 2 video consecutivi? Oh, perché a me è piaciuto anche Warcraft. E aspetto, e non vedo l'ora, di vedere Rogue Trooper. Source Code è un mix esplosivo e bellissimo di azione, mistero e riflessione sul libero arbitrio, che corona la seconda pellicola di un regista che ho sempre apprezzato, e con un bel 7.5 su IMDb. E Mute però, dimentichiamolo dai. Tutto questo livello è cosparso da così tanto esplosivo da far saltare i 50 piani superiori. Sai quante persone vivono in questo isolato? Non è una negoziazione. La condanna è la morte. Una piccola squadra di poliziotti entra in un palazzo controllato da una banda criminale che smercia droga in città. Il protagonista dovrà farsi strada dal piano terra fino alla cima del palazzo, combattendo e uccidendo tutti coloro che incontra. Fine della trama. Cosa hanno in comune The Raid e Dread 2012? La storia. Perché in un futuro devastato, dove la civiltà è collassata e la giustizia è diventata una macchina spietata, nelle strade di Mega City One la legge è amministrata da una nuova figura, i giudici di strada, poliziotti, giuria e boia con poteri assoluti. Il raggio d'energia li trasforma in uomini-macchine, potere assoluto. Dredd, Carl Urban, è il migliore tra loro, inflessibile, implacabile e come la giustizia senza volto. Dietro al casco che non toglie mai, si ritrova all'interno di Peach Trees, un mega grattacielo diventato regno della boss criminale Mama. Spietata ex prostituta, diventata baronessa della droga, blocca l'intero edificio per impedire l'uscita ai 2 giudici. È Mama la legge in questo palazzo? Menzogna! Io sono la legge!
Dredd è un concentrato di azione cruda, atmosfera cyberpunk e violenza stilizzata con un'estetica tagliente e senza alcun compromesso, che ho riguardato spesso in questi anni, devo ammetterlo. Non spinge nella violenza fisica come fa The Raid, vabbè, per ovvi motivi, visto che uno è fantascientifico e l'altro invece è un film d'azione, ma se la gioca ad armi pari con il capolavoro di Gareth Edwards, legislatore contro Mad Dog. Spero che questa lista vi abbia dato dei nuovi spunti per le vostre prossime serate e chissà, magari ti abbia fatto scoprire il tuo prossimo film preferito. Grazie e a presto!